Hello and welcome to this special episode of Italy by Italians. Instead of exploring an Italian destination, today we will explore Italian history with some unique and very personal stories from the Second World War by Carmine and Pina, my husband's grandparents. If you speak some Italian but you don't understand anything of what Carmine and Pina are saying, that's totally normal, because most of the time they will be speaking their local dialect, the Apulian dialect, so that's fine, neither Italians understand them. Carmine, in che anno sei nato tu? In 1936. Quindi avevi 3 o 4 anni quando è scoppiata la guerra? Eh sì, 4-5 anni. Piccolino. Famiglia tua quanti eravate? È morto 8 persone. 8 figli. Com'era la situazione nella guerra all'inizio? Io ero ragazzo e sentivo delle cose, capito? Dice, ma non trasudere una persona ammazzata tu. Chi butta un sasso in tedesco deve essere ammazzato tutta la famiglia. Sì. Allora che mi sento malamente pure, vedendo questa cosa. Chiappo un sasso e ce lo buttai un tedesco. Io me ne scappavo, quel corno di ragione, come più, mi venne in mezzo a te. Sì. Allora una vecchietta si avvicinava vicino. Quello un bambino sbandato, un figlio di nessuno. Dice lasciatela perdere, in quel campo così ci diamo anche noi il pane, ci diamo da mangiare, però era un bambino così. Sì. Allora qui devo dire che sentia quella vecchia, ci va bene. Già, mi ha detto un schiaffetto e me ne andai. Meno male, perché poteva finire molto male. Sono arrivati a un certo punto gli americani. Eh sì, quando sono arrivato l'americano, già tenevo 10 anni. Quale parola ti ricordi americana? Io sapevo parlare proprio americano. Le parole che dicevano subito le sapevo. E quindi rimanevano contenti. Per esempio quando volevi le sigarette, volevi fumare, come gli dicevi? No, io quando avevo le sigarette che era piccolo, poi c'è mi smoke. Mi smoke. Mi smoke. Quando hai cioccolato ti devi. Io poi mi abbuffavo di cioccolato mangiavo. Oh. Poi non lo volevo più. Aveva tanti fratelli e sorelle. Allora facevo. E invece l'insulto che hai sentito in americano te lo ricordi? Che l'hai detto l'altra sera. Son? Yetta che là siamo a beach. Sono a beach. E allora i soldi non avevamo, ma la fame era forte. C'era tanta fame. Allora che ho preso un bancarello così di legno, metti vicino al teatro e metti a fare shusha. Shusha, Shusha alle scarpe, Shusha no? in inglese. E mi davano qualche cosa di soldi. Poi non tenevi i soldi per comprare la cosa, la cromatica, come si dice? Ah, quella che serve per pulire. Allora metti la salsa, quella che si secca al sole, diventava come la cromatina rossa. Sì, ok. Allora ci sotto un tempo, prendo quella salsa, la metto nello scatolo e faccio pusciare. E loro non se ne accorgevano. Non se ne accorgevano. Di quei tempi era un furbacchione. Bisognava essere furbi. Per Sì, questo, no? vabbè, doveva essere così. Allora mi trovai vicino al chiostro e c'era un di vicino a casa, si chiamava Sicilia. Quello mi comandava sempre quel cornuto. Deve portare l'occhiale alla casa. Dice, no, non voglio andare. Quindi mi ha detto un schiaffo. A quel frattempo avevo una jeep americana. Allora questo fra me disse, ma vieni qua e tu vieni qua. Perché hai dato il schiaffo a questo piccolo? Che deve portare questa cosa a casa, l'occhiale. Disse l'americano, e tu lo vuoi portare? No, dici qui. Hai sentito? Faceva l'americano in bacio a qui. Dice no, devi portare, ammazza da quelli che guarda scappavo e se ne andava. Allora, ma vedete, cioè, piccolo, mi portai a dove stanno il centro americano. Sì. Allora mi portai là, siete, disse a me. Poi ci stava la moglie, tipo una bella ragazza come te, un po' più alta, e mi sedò vicino alla moglie. Mi sedò, no, ti deve sedere in braccio. E quella era più, aveva 10 anni, 11 anni, ma abbrazzava, cioè, mi baciava, che ero un bel ragazzino. Perché eri bello, eri un bel bambino e lei ti voleva. Sì, mi abbrazzava vicino.
ma mi trovo a che condizione mi trovi. Eri contento? Eri contenti, però dicevo ancora più se me ne porto in America. Io pensavo sempre alla casa. Faceva le Sì. foto. E invece alla fine hanno voluto fare una foto con te, la Sì. moglie e lui. Vicino alla moglie solamente. Ah, solo con la moglie? Con la moglie fece la foto. Ci posso andare a me? No, ti sta aspetta. Che ti devi portare fino a casa tua. Quando mi cammino di qui, ha detto a posto, andiamo. Ciao, di sta amica. E quindi mi devo portare in America. Ti sei trovato la fotografia? Americani, quando volevano le ragazze, tu dici. Ah, è vero. Ah, sì, facevano giusto per ragazze. E facevo sì, sono, però mi dà di soldi. E se bisogno. Allora poi vediamo i soldi. E io sapevo le case d'appuntamento, la casa d'appuntamento, pure mettiamo uno che stava con la moglie il marito diceva alla moglie, tu guarda, fai con l'americana, che sì. ti guadagni i soldi perché sta la miseria, C'era la fame. la fame. Tra 10 anni capiscevo che da Cioè, cosa. capiva tutto. Quando se ne stavano andando, che è successo? Passava la strada come qua, io stavo vicino a casa mia, quindi mi presi in simpatia, facevo fermare la colonna. Ehi, ragazzo, ti sta... Uè, Joe, Joe sapeva parlare americano, ciao, Tu li chiamavi tutti Joe? Joe significa, io capisci, speak inglese. Ok. Joe. Joe, ok. speak inglese. Ok. Quando facci fermare la colonna, fermi, dice qui, pigliare un sacchetto di caramelle, dice apri la camicia, senza che stava come tutti in bit qua, e io la panza di caramelle, andai a casa poi, e la scaricai. Allora dice, ma che da volta. E poi quelle se ne sono andate e ci abbiamo salutato. Sì. Eh. Invece tuo papà era nella guerra, no? Sì, stava in guerra, però se la scambè. Chi si toglie i denti? Si tolse. Se l'è tolta da solo? No? Da quelli che ti toglievano. Dice, tu non vuoi fare il qui militare, ti dobbiamo togliere tutti i denti. Aia. Dice, ma sì, perché non senza di sto così. Tuo papà faceva tutti i lavori per evitare di andare. Cosa ha Facevo fatto? l'infermiere, facevo il motorista, giustamente, tutto le tipi. Ero un imbroglione che voleva lavorare, basta che non andava in guerra a uccidere altre persone. Giustamente. E lui stava partendo dal porto di Bari, che doveva andare nel Mar Nero a combattere. Se n'è scappato, è stato un mese dentro, per non... Dentro casa? Dentro casa, chiuso. Poi è uscito la macchina, dire chi è che se n'è scappato, non succede nulla. Era il 1945, era finita la guerra. Sì. 44. 44 ancora, ok. Papà mio teneva un mezzettolo di terra. Sì. Allora avevano messo il grano, disse a mia madre, disse andiamo a mietere il grano. Era il giorno di Sant'Antonio. Mia madre era molto cattolica. Sì. Allora disse no, oggi è Sant'Antonio. Disse sì, noi andiamo, tanto è poco il lavoro, torneremo presto. Non sono neanche arrivato in campagna, una macchina che se ne scappavano, quella militare, Sì. l'ha preso e l'ha buttato lontano. Americani non si sa, Non si sa. perché loro se ne sono andati. E mia madre è andata a finire molto lontano e mio padre come è caduto è rimasto. E tua mamma era incinta di te in quel momento? E non lo sapevano neanche loro, Non lo neanche mio sapevano. padre lo sapeva. Non lo sapevo. Allora mia madre si ruppe tutta la gamba e lui chiamava. Mio padre si chiamava come me. Giuseppe. E allora diceva Peppino, perché mi hai rotto la gamba? Mio padre non ha risposto più perché Sull'istante. sull'istante. Stavano tanto aspettando di fare un figlio. E poi è successo questo. Sì, sì. E allora
Sì. Ci chiamano a mangiare. So did you enjoy this episode? Do you like hearing stories like this? Let us know in the comments so we know if we can prepare more of this. And also, have any of your parents, grandparents or relatives ever fought in the Second World War, or maybe they have been to Italy? Share your stories. Let us know. We are so interested in stories like this. Bye bye.